Biscotti senza sensi di colpa, perché sono fatti con una farina integrale biologica, pochissimo olio extravergine di oliva e pochissimo zucchero, ma sono ugualmente inzupposi e si fanno con un cucchiaio, quindi più facile di così si muore. Ciao a tutti, oggi facciamo biscotti in zuppo integrali con noci e cioccolato, con poco zucchero e olio di oliva extravergine. Iniziamo. 300 g di farina integrale al 100%, questa è biologica ma va benissimo qualsiasi tipo. 50 g di zucchero, 6 g di ammoniaca per dolci che sciogliamo nel latte, in 50 g di latte. Praticamente le dosi sono uguali delle ciambelle da inzuppo che ho fatto l'altro giorno al limone, però solamente che cambia la farina, questa è integrale. Con la farina integrale me l'avete richiesti in tanti e oggi l'ho fatti e devo dire che sono buonissimi, proprio buoni. 2 uova, ,50 g di olio di oliva, questo è extravergine ma va bene di oliva o di semi se preferisci, ma ti assicuro che non si sente, non è forte. Anzi, praticamente l'impasto è questo, come vedi velocissimo con un cucchiaio. Aggiungo solo un aroma di vaniglia, anche perché qui non ho messo il limone, quindi metto la vaniglia, ma puoi mettere anche aroma di mandorle, ci sta bene. Con questo tipo di impasto possiamo farli anche tutti i giorni, non ci costa nulla, pochissimo tempo. Come vedi è un impasto molto morbido e così deve essere, anche un po' appiccicoso. Eventualmente per poterlo lavorare aggiungiamo poca farina integrale, ma è giusto il tempo di, vedi, proprio velocissimo deve essere, non va lavorato tanto. È un impasto grezzo ma morbidissimo. Ora puoi lasciarli semplici così oppure aggiungere, come faccio io, le noci, 100 g di noci di gherigli già pesati già così, li sbriciolo con le mani grossolanamente e puoi fermarti anche solo con le noci, oppure aggiungi anche le gocce di cioccolato fondente che ci stanno bene. Li spezzetto così a mano grossolanamente, oppure se vuoi più tritati li puoi fare al coltello. E aggiungo anche una bella manciata di gocce di cioccolato fondente che con le noci ci sta benissimo, un ottimo abbinamento, così quando mangeremo il biscotto troveremo anche la parte crunch delle noci e il goloso del cioccolato, e poi entrambi fanno benissimo. Capire i sapori veri quali sono. Poco zucchero in un piatto e formiamo i biscotti semplicemente con un porzionatore da gelato come mi ha suggerito una mia cara follower che adesso non ricordo il nome, ma se ti ricordi dillo poi nei commenti, così ti ringrazio, perché è veramente un metodo facile, vengono tutti uguali ed è semplicissimo, oppure con un semplice cucchiaio va bene lo stesso. Quindi prendiamo la porzione giusta, quindi riempiamo il porzionatore, schiacciamo leggermente e tiriamo fuori. Vedi? E passiamo solo la parte superiore nello zucchero e i laterali magari. Così verranno belli rustici ancora di più. Se vuoi puoi usare anche zucchero integrale di canna, va benissimo, sia per dentro che per sopra. Li posizioniamo come sempre su una teglia con carta forno e appiattiamo leggermente
che a me piacciono belli cicciotti. Metteteli distanziati perché cresceranno. Otteniamo 10 biscottoni e inforniamo a forno statico ventilato a 180 gradi, io ventilato, per 25-30 minuti almeno. A dopo. Come vedi cresceranno tantissimo e diventeranno belli rustici. Appena aprite il forno sentirete l'odore di ammoniaca, non vi spaventate, è normale, ma è una cosa naturale. Quindi aspettate un po' e poi li estraete dal forno. Aprite poco poco e poi li togliete. Beh, sono proprio belli, rustici, croccanti, una meraviglia. E leggeri soprattutto. Anche nel peso, sono leggerissimi. Sembrano pesanti, ma invece sono leggeri, anche perché c'è l'ammoniaca, che come ti dicevo fa la differenza e di tanto rispetto al lievito, perché essendo leggeri si asciugano bene, diventano alveolati e quindi si inzupperanno benissimo. Intanto nel forno gli altri, ho fatto di nuovo le ciambelline, quelle al limone, che me l'hanno richieste, e quindi doppia sfornata oggi. Biscottoni al cucchiaio integrali con noci e cioccolato fondente, con poco zucchero e olio extravergine di oliva. Biscotti leggeri ma buonissimi. Adesso li apriamo. Non vedo l'ora. Sono proprio inzupposi. Forse si è leggermente capito che sono inzupposi, l'ho detto forse 50 volte, ma per farvi capire. Comunque se li rifarete lo capirete da soli. Mamma, sono buonissimi. Solo farina integrale. Stavo dicendo, senza sensi di colpa, possiamo mangiarli tranquillamente. Sono croccanti fuori e morbidi dentro. Senti? Buonissimi. Rifateli. Alla prossima. E continuo. Come ti dicevo, avevo fatto anche gli altri, quelli che avevo fatto l'altro giorno. Trovate la ricetta sotto in descrizione nel primo commento, oppure se vai nel canale è una delle ultime ricette che ho fatto, queste ciambelline sempre da inzuppo al limone, che avete rifatto in tantissimi. Grazie per le foto che mi avete mandato. E buona colazione, merenda, spezza fame.